moto di Angie's Riders Corner di oggi venne presentata al Salone di Colonia nel 2019. Parliamo della KTM 1290 Super Duke. Il bicilindrico AV di 1301 cm3 e 177 cavalli fu aggiornato per renderlo più regolare. L'elettronica confermava il track pack che in aggiunta al pacchetto di base offriva il launch control e la gestione dello sliding e 3 setting per l'erogazione del gas che era gestito da un comando dotato di ride-by-wire. In questo pacchetto c'è anche un'opzione che svincola l'anti-wheelie. Volendo andare oltre si poteva scegliere anche il Performance Pack dove si aveva l'MSR, ovvero la regolazione del freno motore. L'ABS era già cornering. Questo modello aveva una caratteristica di base, ovvero un carattere suo ben definito. Non inseguiva, ma era un prodotto di pura filosofia KTM, Ready to Race, in cui il divertimento era al centro del progetto. Buongiorno ragazzi, anzi quasi buonasera, buonanotte direi. Lei è la protagonista del video di oggi, l'avete già vista e l'avete vista quando abbiamo provato la nuova 1390 Super Duke. Ho deciso di farla tornare sul canale perché chiaramente lui è un amico e adesso l'abbiamo potuta provare un pochino meglio, in condizioni migliori, nel senso che aveva le gomme da cambiare, è stato aggiunto il quick shift, quindi insomma mi sembrava giusto riportarla sul canale. Poi lui è un amico, ci sentiamo spessissimo e avevo proprio voglia di avere qualcosa di ormai non so se possiamo già definirla young timer, perché ormai è un termine che va di moda, però insomma di versioni ne sono passate. Allora ragazzi, prima di presentarvi lui, perché ho deciso di presentarvelo, mi raccomando iscrivetevi al canale. Abbiamo superato quota 2000, siamo sempre di più, e allora se volete vedere contenuti sempre un po' diversi, come per esempio questo, che non è una prova di una moto nuova, e vi dirò di più, non è una prova, vedrete proprio una chiacchierata come potreste fare voi fra amici quando decidete di prendere un modello nuovo, che in questo caso è nuovo per lui, ma nuova non è perché lei è del 2019. Allora ragazzi, vi presento Nicolò, vieni, lo facciamo venire. Ciao Nico. Ragazzi, ciao Angie. Lui è uno dei vari iscritti del canale. Allora, perché hai scelto, che io un po' la risposta chiaramente la so, perché noi ci sentiamo spessissimo, perché hai scelto la KTM? Lui è ex ducatista o ancora ducatista, non si capisce bene, non si sa. Perché avevi scelto KTM 1290 e perché hai scelto di prendere un usato quest'annata? Ma allora ho scelto principalmente KTM, diciamo, come marchio perché secondo me attualmente fanno le fan bike tra virgolette più giovanili, che non disdegnano neanche tra virgolette fare qualche chilometrino in più. Lo si vede dal plexi e dalle selle power parts, ma po' la combinazione. Altri elementi che non avevo detto che hai aggiunto da quando l'ho provata la prima volta, è vero, sì. Questa non è la prima volta che provavo in generale un 1290, potevate immaginarlo la prima volta, però anche io sottoscrivo quello che dici riguardo, e lo dico spesso nei video, riguardo al discorso KTM. Chiaramente poi, cioè appassionati, forum, eccetera, leggiamo un po' tutti che perché sono anche i social che comunque permettono la diffusione di notizie molto più di quanto non succedeva 10-15 anni fa. Sappiamo che è afflitta un po' da qualche problema KTM, però diciamo che le bicilindriche le bicilindriche AV sono quelle vere, maschie, e che comunque hanno paradossalmente meno problemi rispetto alle ultime, perché sappiamo che le ultime parallele hanno dei problemini sugli alberi a camme, vero? Sì, si legge nei forum, si legge, sì. Lo dire, ma qualche problemino sui motori, diciamo, di origine indiana, quindi paralleli 790, 890. Tra l'altro, qualche problema anche di trassudazione. Tra l'altro, qui siamo in epoca pre-Covid, perché questo è 2019, quindi comunque concezione di un anno, almeno due prima, sì. E intanto i prezzi che erano, cioè nell'arco di 5 anni sono impennati, cioè questa ho visto che costava 17,5, 18, sì. Cioè si stava ampiamente sotto i 20 e si aveva, cioè già, ragazzi, davanti abbiamo M50, sono M50, sì, sono M50, vabbè, VP, perché loro hanno VP dappertutto,
completamente tutto regolabile. Anche qua avevano come adesso le mappe, la mappa track acquistabile. Track è acquistabile, sì. Però Cruise poi Cruise Control, cioè 2019 adesso ti fanno pagare anche qualcuno fa pagare, faccio un piccolo, qualcuno fa pagare il cablaggio in fabbrica. di serie sensore pressione pneumatici. Sensore pressione pneumatici anche. Di serie. Quick shift, vabbè, si poteva aggiungere, bidirezionale, bidirezionale, tagli molto precisi, molto secchi, un po' più ruvidi, però a differenza per esempio delle piccole che tu comunque hai provato, Sì, l'890R. mi sembra, correggimi perché tu l'hai usata chiaramente di più di me ad alti regimi, rimane comunque, cioè non si impunta agli alti. Assolutamente no, arriva praticamente fino a poco prima del fondo scala con la stessa spinta che ha verso i 4000 giri più o meno. È un motore molto lineare, si sente che pulsa, però non vi... Sì, è vero, cioè io adesso nel video non si vede, ma voi, chi è la prima volta che vede i miei video, sono con la V4, con la mia multistrada V4, e un complice un po' anche che questa è ancora un Euro 4. Ai bassi devo dire che comunque è fluida, ragazzi, cioè mi stupisce sempre questa cosa che comunque è, e non è così, le Euro 5 non sono così comunque bicilindriche secondo me. 1300 abbiamo provato, pistonava un po' di soprattutto ai bassi, perché lui l'avete visto, cioè lui c'era nel video del Super Duke 1390. Come alcune moto che sto provando che hanno un po' di anni non sentono gli anni, cioè per molte cose, sì, è vero, il dashboard, a vedere la grafica, adesso hanno presentato l'8,8. Tutto TFT touch adesso con connettività. Però a livello di guida, di handling, ragazzi, cioè... Poco cambia, questo è una ciclistica che non ha la regolazione del precarico rispetto alle moderne, è un telaio che io definirei... Tutti ce l'hanno comunque KTM il precarico. 1290, 1300. Sì, no, quelle semiattive sì, però le manuali no. No, che dalla serie successiva... Anche le 890? 890 no, non ce l'hanno. Le 1290 sì. La KTM 990 Duke non ce l'ha. No. La cosa che mi piace sempre un sacco di questa, ed è per questo che io ai tempi anche io pensavo cioè avevo fatto dei pensieri anni fa, uno che è comoda e rimane più comoda, perché adesso poi chiaramente tutte quante quelle che erano rimaste un po' indietro a livello di comfort si sono spostate a fare moto comunque un po' più, anche lei la 1390 l'avevamo visto che è un po' più impuntata davanti, cioè questa sembra quasi una turistica, come, cioè. Sì, questa mi verrebbe da dire che è una 990 SMR, però sì, diciamo in vista a maxi naked, ecco. Sì, poi cavallo stretto, sella seduta molto alta, cavallo stretto, manubrio indietro, ma se comunque è alto, è proprio una guida divertente. Certo, non la senti super precisa, cioè non c'entra niente con una tuono, per esempio, cioè non c'entra niente con una tuono, però è veramente, cioè mi ha fatto piacere portarla sul canale. Adesso facciamo ancora, in realtà è notte ormai quasi, facciamo ancora 2 curve, volevo metterci un pezzo di onboard, ma lo vedrete, mi sa mezzo notturno, poi mi sa proprio che sarà notturno. Sì, direi di sì. No, mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata che spero che sarà gradita, perché per esempio anche la Triumph, la Street sempre di un iscritto e mio amico, cioè prima mio amico poi iscritto, anche la sua è stata sul canale ed è stata apprezzata un sacco, perché è una delle ultime moto, cioè adesso divaghiamo un minimo, però molte moto, cioè io ho la sensazione che vengano fatte, non è che ho la sensazione, è così, cioè economia di scala pazzesca, cercare di buttare dentro più gente possibile a comprare moto. L'abbiamo visto senza citare i brand, perché poi sembra che poi quando invece le prendo per provarle dico magari che vanno bene, perché vanno bene, non è che vanno male. Anche tu hai qualcuna, l'hai provata assolutamente, cioè, però le fanno magari con alcune con nomi di moto vecchie che tornano indietro di cilindrata, tornano indietro di potenza, giocattolini, mercato giovane, diciamo, quindi mercato giovane, mercato di rientro, non so come lo chiamano adesso, e anche per il fatto che è un volere ma non potere, secondo me, perché i prezzi continuano a salire
alla fine la cifra da spendere per noi giovani soprattutto rimane sempre quella. Quindi Il giovane ragazzi c'ha 15 anni meno di me. Diciamo come sta le alla cose. fine è quello, la scelta è anche dovuta ovviamente a un budget più ristretto, vedi 30.000 euro per una Street Fighter magari V4S con qualche accessorietto sono... E poi abbiamo il paradosso che ormai appunto, cioè è difficile trovare, adesso forse Ducati vabbè effettivamente, poi però ci lamentiamo che perdiamo in potenze, in moto, perché comunque loro sono tornati invece a fare moto, per esempio la Street V2S, in realtà io te l'abbiamo criticata, ma l'abbiamo criticata perché è una piattaforma comune che non ti dà niente in più, cioè non avete più una moto elitaria dal punto di vista, cioè è un motore da 120 cavalli che ti metteranno praticamente identico sul multistrada che ci fai turismo con la moglie. È una cosa che se ci pensi non è mai successa, perché nella storia sia di Street Fighter che di famiglia Panigale o, se andiamo ancora più indietro, SVK, il 1198 era utilizzato la Maxi per le multistrada, però non si è mai sentito multistrada 848. Ma se pensiamo al Monster, che comunque era la stradale pura, l'S4 RS dei tempi, aveva non testa stretta, l'ultima serie da 135 cavalli, 140, 130, che era una bestia, senza alcun controllo, non c'era ancora neanche l'ABS, mi zero sembra. Controlli, zero ABS. Zero, sì, mi ricordo lei e mi ricordo poi il 1098, che era anche lei era senza niente, che era veramente indomabile, cioè io non riuscivo a guidare. Sinceramente l'ho guidata pochissimo quando era Ducati era Chiavari, e veramente una bestia. Ragazzi, si è fatta sera, è stato un piacere fare questa chiacchierata, meno male che abbiamo la luce, che almeno forse qualcosa si intravede. Sì, dovrebbero vedere qualcosina. È stato un piacere, Nicolò, vedremo se ci porterà un'altra moto sul canale, magari un po' più forse commerciale, non si sa cosa succederà. E noi ci rivediamo al prossimo video, chissà quando uscirà questo video, però va bene. Ciao ragazzi, ciao, iscrivetevi.